Quale mobilità dopo Covid? Guardate, io sono molto convinto da alcuni anni che la lentezza sia una chiave importante per un progetto di mobilità, per una proposta di mobilità. E penso che dobbiamo provare forse a cambiare, come dire, paradigma, nel senso di immaginare che non esiste un progetto di mobilità, ma esiste un progetto di territorio e quindi una visione di territorio dentro al quale quasi spontaneamente, quasi naturalmente ci sta una mobilità, una certa mobilità, la lentezza e non un'altra. Quindi voglio dire, secondo me è la cultura della lentezza che deve essere alla base quindi di questa grande visione. E bisogna lavorarci su questo, non è scontato, non è scontato. La mia proposta è quella di lavorare a dei grandi fili, a dei lunghi fili di lentezza, che sono grandi ciclabili, grandi sentieri, grandi cammini, e su questi rinnestare un'idea di spazio aperto, di cultura di spazi aperti, di cultura turistica che non ha niente a che fare con quello che c'era prima e non può essere neanche la sommatoria appiccicata in qualche modo dei piccoli progettini di mobilità lenta urbana che abbiamo fatto. Quella è un'altra questione, è mobilità urbana, va benissimo, perfetta, ma qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di cucire assieme, ricucire assieme secondo delle linee da scegliere, su cui investire, ricucire assieme pezzi di paese che abbiamo nel passato pre-Covid totalmente messo in lockdown noi, avevamo completamente dimenticato le nostre aree interne, le avevamo lasciate spopolare. Ora, l'idea della mobilità è quella in realtà di costruire un progetto di territorio che è una riconquista dell'idea di paesaggio e farci sentire noi tutti non come dire, dei turisti che devono comprare qualcosa, quindi non un turismo mercantile, ma un turismo pedagogico, un turismo che ci riporta a capire la bellezza di quei territori, che entriamo camminando, pedalando dentro una piazza di un piccolo paese lungo il Po, di un piccolo paese dell'Appennino, e questa piazza non è invasa dalle auto, non è un concessionario. Allora capite che fare un progetto di mobilità senza scrivere qual è il progetto di territorio, senza scrivere qual è il progetto di bellezza che vogliamo per il dopo, rischia di essere una pezza che continuiamo a mettere su qualcosa che non abbiamo il coraggio di discutere e che ha bisogno di essere guardato con geografie nuove. Quando noi abbiamo lanciato alcuni anni fa Vento, 700 km da Venezia a Torino, abbiamo voluto disegnare e portare l'attenzione su una geografia nuova, una geografia nel quale il progetto turistico dovesse cambiare, la cultura di cosa propongo a chi passa cambia, perché io non sono più cittadino di San Benedetto Po, ma sono cittadino di San Benedetto Po, di Casalmaggiore, di Casale Monferrato, di Adria, sono cittadino di quella linea e questo è il progetto di territorio dentro il quale io devo muovermi, e la lentezza diventa un'arma vincente, strategica, ma non può essere costruita e progettata per caso. Abbiamo bisogno di progettisti, abbiamo bisogno di urbanisti, abbiamo bisogno di architetti, abbiamo bisogno di ingegneri che investano in questa progettazione e abbiamo bisogno di un soggetto pubblico che ci finanzi e che ci creda, una politica che non pensi che sia figlia di un dio minore la lentezza, ma con la lentezza noi possiamo generare lavoro, tanto lavoro. Va bene? Dico sempre il solito numero: in Germania c'erano prima di Covid 175 milioni di giornate di vacanza passate solo in bicicletta, 9 miliardi di indotto. Questa è una proposta che può stare dopo Covid. Però dobbiamo credere a questa e buttare giù dalla torre alcune altre cose che non possono stare dopo Covid. Quindi questa è un po' la mia proposta, quindi non lavorare sulla mobilità, ma lavorare sul territorio, non lavorare sull'alta velocità solamente, non lavorare su delle persone che si devono spostare come se fossero pacchi, ma lavorare su una mobilità che ricuce, su delle linee lente e lunghe, va bene, a piedi e in bicicletta. Ecco, questa
Questa è un po' la proposta che faccio e su questo dovremmo metterci molta più attenzione. Buongiorno a tutti.